Sto partendo. Si va in Spagna. Fra 5 ore ci svegliamo per andare a Santiago, 3 ore di autobus e sarà una giornataccia. Dove siamo, caro Lucas, caro Alvaro? Siamo in Santiago de Compostela. ¿Cuántos kilómetros habéis hecho para todo el camino? 240, 50, something like that, the Camino portoghese. Ok, non voglio emozionarti già da subito con quello che mi hanno raccontato i pellegrini della loro esperienza. Che tal fue todo el camino? Quindi iniziamo a raccontare questa storia. Qualcuno è pronto per fare questo viaggio di 7424 ore? No, Se ancora non lo sapessi, a inizio agosto sono partito per la Spagna e sono rimasto lì per una settimana grazie ad un programma Erasmus con 30 ragazzi provenienti da diverse parti d'Europa. Ed ecco che insieme a loro siamo giunti a Santiago de Compostela, l'ultima tappa del famoso Camino de Santiago. John, adesso ti faccio fare l'entrata nella piazza principale davanti alla cattedrale di Santiago come se fossi un pellegrino. Santiago è la città per antonomasia per i pellegrinaggi in Europa. Famosa in tutto il mondo, è la meta finale di numerosi percorsi che nascono in Francia, Spagna o anche in Portogallo. Ma cosa spinge tutte queste persone a fare questo pellegrinaggio? Ho provato a chiederlo proprio ad alcuni di loro che avevano appena terminato il percorso. Yo puedo hablar por los tres. Ah, vale. ¿Quieres que te cuente yo todo? Pues sí, si quieres sí. Yo soy Piero. Un placer. Piero. Un placer. Usaba el camino. Qu'est-ce que pasa? Qu'est-ce que pasa? Wait. Sorry. You go. I will. It's a huge moment. We are waiting for this moment all the time. Go. Ecco, questa è una delle emozioni che riesco a raccontarvi oggi. La felicità di rincontrare finalmente un pellegrino come te, una persona che hai conosciuto solo qualche giorno prima, ma che già fa parte del tuo presente. Cuéntame, Lucas. En esta esquina de la Plaza de la Quintana hay un fenómeno que se llama el peregrino fantasma y es porque cada noche se aparece un peregrino fantasma, que en realidad no es más que una sombra, pero si tú vienes solo por la calle y la ves, parece un peregrino. Yo no conocía la leyenda la primera vez. Qué raro. Cuando lo vi sí que me asusté, dije, hostia, un peregrino. Io direi inquietante. Terrorifico. Inquietante. Tutti dobbiamo essere qui almeno Una volta nella vita Una per volta. fare il Cammino di Santiago, che io personalmente farò fra qualche mese, che tu hai già fatto, no? Io non l'ho fatto l'ho mai. Con coach. La macchina e anche bus. Però mai A piedi? A piedi mai. Io l'ho fatto. Lui lo ha fatto. L'ho fatto. Com'è stato? Una settimana l'ho fatto Molto poco, un pochino. Una settimana. Un pochino, no? Però la cosa più importante è che in questo posto si mangia il polpo a feira, Il polpo a feira. il cosiddetto polpo alla gallega, che è buonissimo, che andiamo a mangiare tra qualche minuto. Can you repeat it? I know that it means something. I just. No, can you repeat it? Yeah, this one. I was expecting this. There was not. So this one. Do you know what it is? No? Just the signal. Taxi. So let's toast? No, or we wait for the cappuccino. The cappuccino can toast or not? No, Okay. Cappuccino. Cappuccino no, okay. Strange here in Spain, because if you order a coffee, you may expect black coffee, but they give you a coffee with milk. So you have to say un caffè solo. The most important thing when you toast is to look in the eyes. Okay, so this one, let's toast exactly. Please stay. Pulpo is calm. Nice. Give me your reaction. Oh, mwah. I have to Bravo, try it. Italiano.
¿Qué tal fue todo el camino y cuántos kilómetros habéis hecho? 149. 240, 50, something like that, the Camino Portugués. Pues hemos hecho 185. Ahora vamos a ir hasta Finisterre. And what did you do it? Why? It's our honeymoon. Yeah. No, fantástico. Bueno, ¿y qué tal? ¿Estáis cansadas? ¿Os dio algo este camino? Hemos conocido a gente muy guay. Muy Y las chula. sensaciones del día de llegar, muy bonitas. Yeah. This is a really amazing experience, I think. Yes, it was beautiful. It's really beautiful. No, se nos ha pasado el tiempo volando, hemos perdido la noción del tiempo. Es como tranquilidad, como... Exacto, armonía. te relajas y la cabeza Desconectas del mundo del te fuera. desconecta. Il Cammino di Santiago è nato come un percorso spirituale e religioso, ma come si può capire, al giorno d'oggi è un'esperienza che viene fatta in compagnia, per disconnetterti dal mondo reale e rincontrare te stesso. E anche se lo fai da solo, alla fine solo non lo sarai mai. Nel frattempo abbiamo preso qualcosa da mangiare e adesso non ci rimane altro che ritornare di nuovo indietro, farci 3 ore the way back per fare poi la cena e partecipare alla nottata degli spagnoli, ovvero una notte interculturale Welcome to the Spanish Night. dove ci faranno provare un po' di comida, ovvero il cibo tipico di qua, insieme a qualche presentazione o qualche gioco ilare per farci conoscere il loro paese. Io ovviamente lo conosco tutto ed infatti sono curiosissimo di farvi vedere la cultura spagnola del bar, per quanto riguarda il caffè, la birra e soprattutto gli altri alcolici che loro bevono già durante il primo pomeriggio. Questa cosa però la farò in un video dedicato dove la mischierò insieme ad un'altra avventura che farò tra qualche settimana. Mario! Mario!